Rieccoci, come potete vedere, quest'oggi con un nuovo mazzo di carte, i Marchetti Tarot, quindi un mazzo creato da Ciro Marchetti, un mazzo di nuova edizione, ecco perché ovviamente non l'ho mai appunto utilizzato sul canale perché l'ho comprato, l'ho acquistato da poco. Lui ne ha già fatti altri di mazzi di arcani, però per gusto mio, ecco, personale, mi piacevano meno, a me piace di più questo. Non so appunto se voi conosciate Ciro Marchetti, comunque è un grafico, un disegnatore, ecco, grafico digitale, nato ovviamente in Italia, Ciro Marchetti, cresciuto però nel Regno Unito, si è laureato nel Regno Unito e ora risiede negli Stati Uniti. Quindi, ripeto, è un disegnatore, è un illustratore grafico digitale, quindi la caratteristica è questa. Ragazzi, che cosa si intende per disegnatore grafico digitale? Sostanzialmente qualcuno che, diciamo, ecco, disegna, non a mano ovviamente, ma si avvale di strumenti informatici e di software di grafica per creare delle immagini anche attraverso per esempio il ritocco, fotoritocco, quindi delle immagini bellissime, basta vedere il volto di questa ragazza, ragazzi è veramente un mazzo stupendo, poi vedremo adesso sicuramente carta per carta. Vi ripeto, sicuramente lui ha meritato, a mio avviso, tutti i premi che ha conseguito, ne ha conseguiti molti. Viene sempre un po' denigrata la figura del disegnatore grafico digitale perché pare sempre un lavoro semplice, no? Semplificato da questi software. Non è così, ve lo posso assicurare per esperienza personale. Quindi ha creato delle opere d'arte, delle illustrazioni stupende, ripeto, le vedremo poi nel mazzo, quindi merita veramente questo mazzo. Tra l'altro non ha neanche un prezzo così alto, così elevato rispetto invece a tanti altri mazzi. Vedete che ha appunto una custodia molto bella. Sto cercando di farvi vedere l'interno. Come vedete, quindi anche ecco, un bel mazzo, a me piace tanto, ok, bene, sono riuscita a chiuderla senza far danni, perfetto. Allora, vedete, quindi carte molto belle, guardate, luna, guardate il 3 di denari, la temperanza, guardate, indici di spade, come dà il senso, ecco, della sofferenza, il 9 di spade, guardate la paura, 3 di spade, l'appeso, guardate, la giustizia bellissima, cavaliere, guardate, molto belle secondo me, almeno a me piacciono tanto. Imperatore, questa appunto è l'imperatrice, ragazza dell'illustrazione, in 2 di coppe, guardate che bello, con il mio simbolo, il segno del cancro. Allora, vedete la forza, che bella che è. Il carro, gli amanti, guardate che bella la carta degli amanti, io l'amo particolarmente, questa che mi ha fatto innamorare del mazzo. Guardate, 9 di coppe, belle, stupende. Dunque, torniamo però alla stesa. Allora, ok, volevo farvi vedere questo nuovo mazzo, insomma, ci tengo sempre a rendervi partecipi, ecco, di ciò che acquisto, no? E di ciò che ho in dotazione. Allora, ritorniamo però alla stesa, va bene, se no mi sgridate, ok? Allora, che cosa chiederemo a questo mazzo così bello? Allora, cercheremo appunto di capire se effettivamente all'interno di una coppia c'è veramente il sereno, se queste due persone vanno veramente così d'accordo, cioè tra queste due persone va veramente tutto bene, oppure nascondono degli scheletri nell'armadio, cioè questa coppia è veramente una coppia così affiatata come ovviamente vuol mostrare agli altri, oppure in realtà tra queste due persone ci sono magari molti aspetti che non vanno bene, quindi ovviamente vogliamo cercare di capire se tra due persone che sono ufficialmente insieme, ok, veramente va tutto così bene come loro vogliono far vedere, modello appunto
famiglia, gruppo, casa del Mulino Bianco, oppure se effettivamente nascondono qualcosa, quindi tutto questo sereno proprio non c'è tra queste due persone. Ora, questa stesa, ragazzi, può essere ascoltata sia da chi ha una storia con una persona impegnata, quindi volete capirci bene in riferimento al rapporto con la compagna ufficiale, sia anche da chi abbia semplicemente una curiosità in riferimento ad una coppia che finge tanto benessere, in realtà magari potrebbe esserci dell'altro. Quindi è una stesa valida per più persone, sia in caso voi abbiate una storia extra, ovviamente nascosta con una persona impegnata, sia in caso la vostra sia mera e semplice curiosità. D'accordo? Quindi cerchiamo oggi di farci i fatti di un'altra coppia, quindi cerchiamo di indagare un po' la situazione. Lo faremo con un metodo classico che io uso molto spesso, non soltanto appunto nei video appunto che pubblico su YouTube, ma anche per quanto concerne i consulti privati, perché è un metodo eccellente che va ad analizzare il presente in molti dettagli, poi chiaramente anche il futuro, il percorso karmico di una coppia, quindi secondo me è il metodo migliore, anche rispetto magari alla più utilizzata croce celtica o croce semplice. Io amo molto questo metodo, è uno dei primi che ho utilizzato e a me dà veramente le risposte che cerco. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare questo meraviglioso mazzo, lasciandoci ovviamente guidare come sempre dal principio di sincronicità. Cerchiamo dunque di capire se all'interno di una coppia le cose vanno veramente così bene o se stanno invece facendo buon viso a cattivo gioco e stanno mentendo a tutti. Vediamo un po'. Perfetto, dunque allontaniamo come sempre dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come potete vedere qui appunto abbiamo una tipologia, una modalità di stesa che appunto io ho già usato diverse volte appunto sul canale, veramente molto spesso. Ovviamente la stesa composta da 8 carte o 7 più 1 come dico sempre io, dove appunto il più 1 sta per una posizione importante inerente il consiglio che ovviamente viene dato dagli arcani, in questo caso evidentemente anche a voi in caso siate ecco un'altra figura inserita all'interno di questa coppia, quindi in caso voi siate per esempio l'altra donna, l'altra persona. Prima carta, prima posizione, il presente all'interno di questa coppia, quindi come vanno veramente le cose tra queste due persone. Meglio così, ok? Così le vedete meglio. Seconda carta, ovviamente, che cosa c'è che va all'interno di questa coppia? Quindi fondamentalmente il motivo per cui queste persone stiano ancora insieme. In quest'altra posizione opposta abbiamo invece i contro, che cosa effettivamente tra questi due non funziona, magari anche da tempo. Posizione centrale, che cosa lui ha nel cuore, quindi paure ma anche magari desideri in caso avesse la classica bacchetta magica. In quinta posizione l'ambiente che li circonda, quindi cerchiamo anche un po' di capire effettivamente se possano avere ecco una tifoseria pro coppia oppure qualcuno che invece gli rema contro.
Vediamo poi ragazzi in terz'ultima carta il karma, cioè come proseguirà questa coppia, diciamo per obbligo, ok, destinale. Penultima posizione appunto il consiglio, di cui vi parlavo poco fa. Ultima carta il prossimo futuro, al di là chiaramente del percorso karmico di questa coppia. Iniziamo con la prima carta, quindi con il presente. Allora, qui abbiamo l'asso di bastoni. Allora, questa è una coppia che effettivamente mostra, ok, agli altri una grande tenuta, asso di bastoni. Quindi una coppia che mostra praticità, perché parliamo appunto di bastoni, una coppia che parla di in qualche modo complicità tra due persone che si conoscono, magari anche da tanto tempo, che si apprezzano, che si stimano. Quindi una coppia solida, stabile, una coppia anche laboriosa, con progetti appunto pratici in riferimento al futuro. In caso non abbiano figli, queste due persone potrebbero aver parlato di avere figli. In caso ne abbiano, potrebbero comunque avere l'attenzione rivolta ai propri figli, alla prole. Quindi quello che queste persone mostrano è grande complicità. Quindi essere una cosa sola, una coppia inossidabile, la classica famiglia del mulino bianco. Quindi sicuramente l'immagine che loro rimandano, ovviamente, di loro, è un'immagine molto potente, è un'immagine, vedete, molto forte e ben augurale per quanto riguarda il futuro. Quindi nessuno mai andrebbe o potrebbe in qualche modo andare a sospettare che all'interno di questa coppia ci possano essere gravi problemi, che quindi tra queste due persone ci possa essere dell'amaretta o che queste due persone possano mai separarsi ovviamente in futuro. Anzi, vi dirò che questa effettivamente è una coppia che sembra, ripeto, inossidabile, quindi una coppia forte, una coppia con grande volontà, una coppia ovviamente molto propositiva, anche proprio in riferimento, vedete, al futuro, quindi una coppia inossidabile che apparentemente non si possa sciogliere. Questa è l'immagine che loro vogliono dare, ovviamente agli altri, quindi anche a voi, di sé. Quindi di una coppia che per il momento non pensa ad allontanarsi, a sciogliersi, d'accordo? Né lui né lei. Quindi comunque un rapporto basato su interessi comuni, bastoni, e ovviamente anche su una certa progettualità. Questa è l'immagine che loro ovviamente rimandano agli altri, che loro vogliono rimandare agli altri, che poi possa essere vero o non vero lo vedremo nel resto della stesa. Comunque questo è quello che loro vogliono che gli altri sappiano di loro, d'accordo? Quindi che tra di loro va tutto a gonfie vele, quindi ve lo confermo, non è una vostra impressione, non siete impazzite o impazzite, ma effettivamente questa è una coppia che vuol dare un'immagine di sé molto forte, di potenza, di unione, ripeto, di complicità. Vediamo ragazzi in questa posizione perché queste persone vogliono veramente far vedere agli altri che tra di loro vada così tutto bene, no? Cosa li tiene ancora uniti? E qui abbiamo un'altra carta di bastoni, il 2 di bastoni. Allora, vedete, queste due persone sono molto diverse, sono come il giorno e la notte, il sole e la luna. Quindi sono due persone che caratterialmente, in teoria, non andrebbero per niente d'accordo. Sono due persone che non si trovano mai su niente, assolutamente mai. Ad una persona, ad uno dei due piace il cioccolato, all'altra sistematicamente la crema, quindi sono due persone totalmente differenti. Sono due persone che molto probabilmente, essendoci già due carte di bastoni, molto spesso tendono a litigare, a bisticciare, proprio perché non c'è coesione tra queste due persone. Però il 2 di bastoni, che cosa ci, diciamo, rimanda? Come vedete, due persone, ok, molto diverse, però comunque potenzialmente complici, che scendono a
compromessi, o se non altro uno dei due cerca di scendere a compromessi, cerca di non irritare troppo l'altro. Quindi uno dei due fa sempre un passo indietro e scende a compromessi per accontentare l'altro. Cioè tra di loro, anche semplicemente decidere chi debba portare giù il cane, è un esempio, ecco, è comunque motivo di scontro. Potrebbe essere motivo di scontro. Perché non si scontrano? Perché c'è sempre uno dei due che decide di fare un passo indietro. D'accordo? Quindi è chiaro che in questo caso, qui abbiamo una coppia che, d'accordo, diciamo, sta ancora andando avanti, proprio perché c'è sempre uno dei due che rinuncia a qualcosa. Non è sempre la stessa persona, sempre lui o sempre lei. A volte magari lui rinuncia e lei rinuncia. Quindi comunque anche in questo c'è un certo avvicendarsi, d'accordo? Cioè non c'è uno dei due che subisce sempre le decisioni dell'altro, che sottostà sempre alle decisioni dell'altro. Ecco, riescono ad intercambiarsi, se non altro in questo, cioè sono due persone che devono sempre scendere a compromessi, perché sono talmente diversi che anche di fronte a delle banalità rischierebbero veramente di litigare in maniera furiosa, d'accordo? Perché sono due persone molto diverse. Riescono ancora a stare insieme perché obiettivamente c'è sempre uno dei due che ovviamente va a cedere il passo all'altro, a volte lui, a volte lei, d'accordo? Vediamo in posizione centrale però effettivamente lui cosa ha nel cuore, cosa vorrebbe fare. Allora, qui abbiamo la carta del mago, lui pensa al denaro, ragazzi, vabbè. Allora, questa è una persona molto legata all'aspetto pratico del vivere, quindi il mago, quindi una persona che diciamo ragiona molto, riflette molto per quanto concerne appunto l'aspetto materiale, il mago pratico della coppia. Lui è un gran furbo perché il mago parla sempre, diciamo, di chi ha un'ottima parlantina, parla di chi in qualche modo sa sempre un po' intortare l'altra persona, è il classico affabulatore, il furbo per eccellenza, ovviamente. È colui che quindi, diciamo, cerca sempre di ottenere qualcosa dall'altra persona e ce la fa sempre. Quindi, alla luce di questo mago, posso rivedere la posizione del 2 di bastoni, ossia, diciamo, non necessariamente c'è un interscambio tra chi dei due in qualche modo fa un passo indietro. Lui è più furbo, quindi generalmente è lei la parte debole, diciamo, ecco, che fa sempre un passo indietro, non è necessariamente lui. O comunque a volte può sembrare che sia lui a fare un passo indietro, in realtà lui ci ricava sempre qualcosa, è un furbo, mamma mia, questa persona, lui è la figura legata a voi, ecco effettivamente è una persona molto furba, è una persona molto attenta, ripeto, legata al materiale. Quindi una persona che cerca e trova in questo rapporto il benessere materiale di cui lui assolutamente necessita e di cui non farebbe mai a meno, almeno nel presente. Poi, ripeto, il futuro lo dobbiamo ancora vedere, però effettivamente questa persona è capace delle più grandi menzogne, perché il mago ha lati molto positivi, ma anche lati molto negativi di rimando, cioè una persona molto furba, intelligente, che ha un'ottima dialogica, una persona che sa ben comunicare, però può utilizzare queste sue qualità per ovviamente diciamo comunque danneggiare l'altro e lui con lei usa spesso queste qualità in maniera molto furba, d'accordo? Ci riesce sempre però, evidentemente lei ci casca sempre, ok? Quindi comunque la carta del mago è una carta che parla sicuramente di chi ci sa fare e chi ci guadagna, quindi fondamentalmente chi ci guadagna da un punto di vista materiale in questa storia è lui, quindi non lei, è lui. D'accordo? Motivo per cui lui non vuole assolutamente rinunciare, diciamo, ecco, comunque all'aspetto economico-finanziario, al benessere che gli dà questa coppia. È chiaro che, ragazzi, mi lascia perplessa il fatto che nella posizione del cuore lui abbia l'aspetto materiale del vivere. In teoria non dovrebbe essere così. Cioè, parliamo della posizione del cuore, in teoria
diciamo, ecco. Dovremmo chiaramente trovare carte magari di coppe, gli amanti, le stelle, la temperanza, però il mago, insomma, mi lascia un po' perplessa. Questa persona è un tantinello gretta, cioè, voglio dire, mamma mia. Quindi, chiaramente, ecco, qui già si sta delineando una situazione un po' diversa da questo asso di bastoni, questa coppia inossidabile. Vediamo ragazzi in questa posizione invece cosa c'è che obiettivamente non va tra queste due persone. Allora, e qui un'altra carta di bastoni. Allora, qui abbiamo l'otto di bastoni in accezione, in accezione ovviamente negativa. Guardate, qui abbiamo appunto il simbolo del Sagittario, quindi obiettivamente qui parliamo di una coppia che obiettivamente comunica molto poco. L'otto di bastoni è una carta che si rifà alle comunicazioni, quindi una coppia che comunica molto poco, però che cosa? Le verità più importanti, non, ripeto, quelle famose banalità su cui poi loro rischiano sempre lo scontro e su cui lui furbamente agisce per avere la meglio. No, comunicazioni inerenti in questo caso questioni importanti, sentimenti, emozioni, quello che non va fra di loro, loro non se lo dicono. Queste due persone stanno andando avanti in questa sorta di loop eterno, in questo modo, magari anche chissà da quanti anni, da quanto tempo, senza mai fermarsi a pensare, a riflettere su ciò che obiettivamente tra di loro non vada veramente, ok? Quindi sembra un po' una storia senza tempo, in un eterno presente dove nessuno dei due si sia mai sino ad ora fermato per cercare di capire che effettivamente tra di loro ci possa essere qualcosa che non va. Nessuno dei due, né lui ma neanche lei. Ovviamente qui abbiamo il simbolo del Sagittario che parla quindi anche di un atteggiamento, ovviamente in accezione negativa, comunque ecco di un atteggiamento particolarmente libero, diciamo anche libertino, da parte o di uno dei due o di entrambi. Quindi sicuramente questa coppia non brilla, ahimè, di fedeltà. Ebbene, qui vedete che già stanno uscendo i primi scheletri dall'armadio, quindi non vanno d'accordo. Lui è un gran furbastro e ovviamente qui ci sono i tradimenti. In caso chiaramente lei lo abbia già tradito, sicuramente in questo momento, nel momento presente, potrebbe tradirlo ancora, magari sempre con la stessa persona, anche se però dubito perché l'otto di bastoni, ahimè, è una carta che parla di più tradimenti con più persone, perché è una carta che rimanda alla pluralità, quindi, ma secondo me queste due persone si sono tradite anche più e più volte con più persone. Ovviamente in caso lui tradisca lei con voi, ragazzi mi dispiace non siete le prime, cioè nel senso lui ha già tradito lei con altre persone, quindi qui c'è proprio un rapporto, mamma mia, di quelli inossidabili, proprio come loro vogliono mostrare, bravi. Quindi una recita praticamente, una recita anche un po' meschina secondo me, oltretutto per denaro, mamma mia, quindi vabbè, questo è il mio commento. Quindi ragazzi è chiaro che qui già qualcosa inizia ovviamente a venire fuori, quindi una coppia assolutamente molto poco fedele. Vediamo in questa posizione, quinta posizione, l'ambiente che, oddio scusate come al solito ho colpito la telecamera, benissimo, allora l'ambiente che li circonda, due di spade. Allora, sicuramente queste due persone, come coppia, nonostante vogliano apparire appunto la coppia del secolo, ecco, questa coppia non è particolarmente amata. Hanno diversi nemici, quindi non è vero che c'è un fan club di questa coppia. Evidentemente è una coppia che non riesce in qualche modo ad attirare anche la benevolenza da parte di molte persone.
Ragazzi, magari anche gli stessi genitori e i parenti di lui o di lei o di entrambi, potrebbero non aver mai visto di buon occhio questo rapporto, questo matrimonio. Perché no? Può succedere che un genitore non veda di buon occhio il rapporto con un compagno o una compagna per il proprio figlio o la propria figlia, assolutamente. Ovviamente può essere una coppia detestata anche da falsi amici, ragazzi, qui non si può parlare di amici con il due di spade, cioè voglio dire, quindi non sono amici, sono falsi amici. Potrebbero esserci colleghi che remano contro questa coppia o, ripeto, comunque anche situazioni magari vecchie, pregresse, nemici di lui o di lei, o magari anche di entrambi, che in qualche modo ecco, stanno gufando, stanno sperando che questa coppia prima o poi faccia una pessima fine, non le persone in sé, speriamo, mi auguro, ma come coppia, ok? Quindi in realtà molti remano contro questa coppia. Ora, sicuramente mi viene da pensare, le prime persone che potrebbero remare contro potrebbero essere i rispettivi amanti. Non abbiamo detto, qui parliamo di tradimenti, quindi potrebbe essere per esempio in caso lei abbia qualcun altro, questo qualcun altro, l'amante di lei, in caso lui abbia un amante, l'altra donna, in caso lo siate voi, voi. Cioè voglio dire, qui qualcuno sicuramente sta remando contro questa coppia in maniera forsennata da veramente molto tempo, mettendogli dei bei bastoni fra le ruote. Due di spade è una carta che parla di un'acerrima rivalità, quindi comunque c'è qualcosa che non va. E le due famiglie, famiglia di lui e famiglia di lei, potrebbero veramente non sopportarsi con questo due di spade, quindi potrebbero non andare assolutamente d'accordo e non aver appunto mai magari visto di buon occhio il rapporto ovviamente del figlio con questa ragazza o ovviamente di questa ragazza con lui. Ragazzi, motivazioni più o meno valide? Sicuramente sì. Lui abbiamo visto ha un caratterino, insomma, non da poco, un bel furbastro. Lei chiaramente appare come una persona dedita sicuramente agli affari suoi, ma comunque particolarmente anche lei evidentemente bugiarda, sa mentire molto bene, sa tenere il gioco a lui, quindi in realtà sicuramente ecco non proprio una bellissima coppia, quindi capisco sicuramente che anche le rispettive famiglie possano non essere proprio così innamorate di questa dualità. Vediamo ragazzi in questa posizione molto importante ovviamente la posizione del karma, quindi cerchiamo di capire ovviamente che fine potrebbe fare questa coppia. Allora, qui abbiamo il 2 di denari. Vedete, è una carta che parla molto intelligentemente di questa giovane ballerina che sta cercando di mantenersi in bilico rispetto a due posizioni. Allora, tutti questi tradimenti che queste persone stanno portando avanti da chissà quanto tempo, ecco, sono tradimenti che porteranno prima o poi o lui o lei o entrambi di fronte a un famoso bivio. Cioè, queste due persone, secondo me, si sono molto sopravvalutate, cioè hanno sempre pensato di poter andare avanti così in eterno perché loro sono furbi, cioè loro ci sanno fare. Ecco, in realtà purtroppo no, perché prima o poi qui si arriva alla resa dei conti. Guardate, qui abbiamo comunque il simbolo del Capricorno. Quindi sicuramente queste persone dovranno in maniera severa, come vuole il Capricorno e ovviamente Saturno, ecco, decidere cosa fare da grandi, cioè se effettivamente stare insieme oppure lasciarsi definitivamente. Quindi il 2 di denari è una carta che parla di finalmente un bivio necessario a cui queste due persone arriveranno perché non riusciranno più né a mentire agli altri né chiaramente tantomeno a mentire a se stessi. Se sino ad ora abbiamo visto con questo 8 di bastoni in accezione negativa queste due persone non si sono rivelate le verità probabilmente più scomode del loro rapporto, ecco che arriverà il momento di farlo, perché appunto sicuramente queste due persone prima o poi dovranno confrontarsi con la realtà. Quindi queste due persone, ecco, sicuramente dovranno scegliere. Evidentemente, avendo appunto questi rapporti extra alla luce di questa carta, è chiaro che lui si troverà a dover scegliere tra lei e un'altra donna, ad esempio in caso siate voi l'amante, tra virgolette, tra la moglie e
voi, lei ovviamente identicamente tra il marito, tra lui, il soggetto della stesa, e l'amante, ok? Quindi prima o poi questa coppia arriverà ad un dunque, quindi non è una coppia inossidabile e non lo sarà. Mm? Quindi prima o poi questo rapporto, diciamo, arriverà ovviamente al bivio, ok? Quindi c'è una scelta importante nel loro karma, quindi la coppia non rimarrà così in eterno. Questa è una coppia destinata comunque ad una risoluzione, prima o poi, proprio in virtù di queste persone e altre che ovviamente loro hanno. O ragazzi, potrebbero avere, cioè anche lui, in caso voi non siate l'altra donna, ma siate qui semplicemente per, diciamo, ecco, una certa curiosità, lui potrebbe in futuro magari, ecco, voler conoscere meglio qualcun altro, magari anche voi proprio, ok? Quindi sicuramente qui c'è una scelta che verrà fatta proprio perché questa situazione di bilico non può durare ovviamente per molto tempo. Ok? Quindi prima o poi qui la realtà dei fatti prenderà chiaramente corpo in maniera, ripeto, molto severa. Qui abbiamo appunto il simbolo del Capricorno e di Saturno. Allora, le tempistiche sono piuttosto lunghe, proprio per questo. Innanzitutto i denari parlano di tempistiche sicuramente molto lunghe, quindi ovviamente anche dopo diversi mesi, addirittura anche un anno di tempo. Il Capricorno, ovviamente Saturno, tempi altrettanto estremamente lunghi. Il Capricorno ovviamente è un segno invernale, d'accordo? Quindi siamo fondamentalmente solo alla primavera, quindi ragazzi qui si dovrà attendere anche più di un anno di tempo, ma chiaramente questa coppia arriverà ad un punto di fatto. Prima o poi si fermeranno e dovranno dirsi qualcosina in più rispetto a quello che si sono detti sino ad ora, Vediamo ragazzi in questa posizione il consiglio. Allora, qui abbiamo il paggio di denari. In caso voi ovviamente siate l'altra persona, ecco, questo è un consiglio molto intelligente secondo me, perché parla appunto di chi non deve spingere questa persona, metterla con le spalle al muro, portandola obbligatoriamente ora ad una scelta, perché tanto a questa scelta questa persona prima o poi arriverà, bensì coltivare le comunicazioni, quelle comunicazioni che con lei non ci sono. Comunicazioni molto profonde, perché appunto è il paggio, giorno per giorno, quindi un sentirsi, un parlare, un avere comunque sempre contatto con questa persona per farvi conoscere meglio, per approfondire denari, appunto, per mettere radici, appunto, per quanto riguarda il suo cuore, ok? Per rendere più stabile come questo tavolo ovviamente, ecco questo rapporto il vostro, d'accordo? Quindi è importante per voi prendere piede in questa storia agendo un po' alla volta, come dice il paggio, quindi un passettino alla volta, senza pretendere, senza pigiare sull'acceleratore, cioè andateci piano, con i piedi di piombo, con grande razionalità e ovviamente anche pragmatismo. Quindi si tratta di avere pazienza, si tratta di essere discreti, si tratta di essere maturi e saggi, sì, ahimè, di dover anche magari sopportare ancora determinate tempistiche, ovviamente ragazzi, io lo ripeto sempre, solo ed esclusivamente in caso voi lo vogliate, d'accordo? Quindi nulla è scritto nella pietra. Va bene? Quindi è chiaro che l'accettare o meno che l'uomo che si ama e ovviamente con il quale si possa avere una storia, anche se clandestina, però comunque una storia, ecco, che quest'uomo possa avere un'altra donna, capisco pienamente che sia una situazione difficile, ma è chiaro che spetterà a voi, solo e soltanto a voi, decidere se continuare o meno questa storia, d'accordo? In caso ovviamente voi vogliate continuare questa situazione, nonostante queste tempistiche lunghe, è chiaro che ovviamente vi viene consigliato di agire con prudenza, giorno per giorno, senza pretendere tanto, ma comunicazione dopo comunicazione, incontro dopo incontro, man mano sicuramente questa persona diventerà sempre più importante per voi e voi per questa persona. In caso ovviamente tra di voi non ci sia nulla, ma voi vogliate a tutti i costi sapere poi come possa andare a finire questa storia,
perché magari comunque interessate a questa persona, ecco che obiettivamente il paggio di denari vi suggerisce di avere sempre notizie di questa persona, cioè cercate di mantenere comunque i contatti, perché prima o poi ne saprete delle belle. D'accordo? Arriverà la notizia che state aspettando. È chiaro che però chiudere completamente i ponti non vi darebbe quelle soddisfazioni e quelle notizie che voi potreste desiderare così tanto. Quindi paggio di denari. Prestare attenzione comunque a questa coppia in maniera molto discreta, chiaramente senza mostrare troppo di quelle che sono le vostre intenzioni, indagare, un po' un atteggiamento da detective, con grande curiosità, perché il paggio di denari è molto curioso, agendo in maniera però pratica, vedete, e concreta, proprio per cercare appunto di capire come finirà questa storia, che finirà ovviamente, quindi ne saprete veramente delle belle, però mantenendo ovviamente i contatti con questa persona. Ragazzi, vediamo un po' in ultima posizione appunto che cosa abbiamo, quindi che cosa ovviamente ecco accadrà tra questa all'interno di questa coppia, tra queste due persone. Allora, qui abbiamo il 9 di bastoni. Come vedete, anzi aspettate che faccio vedere più da vicino, chissà se riesco a prendere la carta, sì, ok. Allora, guardate, quest'uomo ha un'espressione un po' diffidente, si nasconde dietro questi bastoni a gemme, poi obiettivamente, quindi 9 di bastoni, voi lo sapete che è una carta che parla di diffidenza, del proteggersi dietro una palizzata, in questo caso ovviamente la rappresentazione grafica di Marchetti è differente, però è comunque una persona che, vedete, è un po' sospettosa. Allora, sospettosa perché? Perché questa persona, diciamo che obiettivamente inizierà lui in particolare ad avere un atteggiamento di, diciamo, ecco, attenzione molto, anche qui molto furba, quest'uomo è furbissimo, nei confronti di questa donna. Cioè, evidentemente, qualcosa del comportamento di questa donna, ecco, inizierà un po' a portarlo a sospettare circa, diciamo, ecco, un atteggiamento da parte di lei non proprio pulito. Quindi lui, a mio avviso, inizierà proprio a voler indagare meglio la tenuta di questo rapporto, perché evidentemente qualcosa lui non quadrerà del rapporto che ha con lei. Questo sospetto ovviamente non si riferisce solo al fatto che lei possa avere un altro uomo o possa averne avuti altri, ma anche al fatto che evidentemente forse il loro rapporto ha delle basi un po' fragili. Quindi effettivamente lui inizierà a sospettare che effettivamente tra di loro le cose non siano così semplici e che forse continuare a fingere di fare la famiglia forte e inossidabile possa non essere proprio la strada più giusta, ma magari un atteggiamento più chiaro e sincero potrebbe portarli invece ad un maggior chiarimento. Quindi, prima di arrivare a questo punto, a questo bivio, c'è proprio un periodo intermedio che servirà a lui soprattutto per riuscire appunto a capire che effettivamente qui c'è qualcosa che obiettivamente non va, anche proprio nei comportamenti di lei. Ora, come però molti di voi mi hanno appunto chiesto, cerchiamo di ovviamente vedere altre due carte in riferimento a questo 9 di bastoni e questo 2 di denari, per dare delle specifiche in più. Vediamo un po'. Allora,
Come potete vedere, per quanto riguarda questo 9 di bastoni, qui abbiamo la regina di denari, che è lei, ovviamente, la compagna, e il cavaliere di denari. Perfetto. Ragazzi, questa donna ha un altro. Quindi qui assolutamente confermato. Quindi i dubbi di lui sulla presenza, guardate, di un rivale, ecco, verranno in qualche modo chiariti. Quindi obiettivamente lui inizierà a sospettare che questo cavaliere di denari, quindi di solito un collega di lavoro di lei o un amico anche semplicemente, possa non essere soltanto un amico o un collega, ma bensì che ovviamente qui ci possa essere qualcosa in più. Quindi vi ribadisco che obiettivamente questo 9 di bastoni parla proprio di una diffidenza maggiore e a questo punto anche dell'avere delle vere e proprie prove, ragazzi, del fatto che lei possa non avere un comportamento così pulito, ecco, nei confronti del loro rapporto. Quindi è chiaro che questa persona inizierà un po' ad inalberarsi, perché evidentemente lui ha castrato magari il rapporto con voi per mantenere intatto questo rapporto finzione, pensando che questa donna potesse essere, diciamo, ecco, immacolata, invece si è sacrificato per nulla, perché anche questa signorina ne sta combinando ovviamente di ogni. Per quanto riguarda questo 2 di denari, qui abbiamo il re di coppe e il 4 di coppe. Ovviamente il re di coppe è soggetto della stesa, il 4 di coppe è, vedete, la noia e la mancanza totale di attrazione fisica, quindi no sesso praticamente tra queste due persone. Quindi obiettivamente lui inizierà ad avere molto più chiara la situazione. Innanzitutto ovviamente scoprirà, ecco, queste magagne di lei, che effettivamente così pulita non è, ed evidentemente non è mai stata, perché il cavaliere parla sicuramente di una conoscenza datata da tanto tempo, che arriva dal passato. Quindi lei sicuramente da tanto tempo, ma a parte che ve l'ho già detto con l'8 di bastoni, però obiettivamente lei da tanto tempo ha avuto comunque qualcun altro. Inoltre lui evidentemente è stanco di doversi, ripeto, sacrificare a questo punto per nulla, e soprattutto sacrificare l'aspetto sessuale della vita, della sua esistenza, perché lui con questa donna non si sente più virile. 4 di coppe ovviamente è un rapporto da un punto di vista fisico morto, quindi di conseguenza, stanco di questa situazione, lui arriverà a questo bivio. Quindi vi ovviamente confermo che ad arrivare al bivio sarà lui, quindi non lei. Quindi sarà lui a voler in effetti proprio chiudere questa storia, proprio perché, ripeto, per una serie di situazioni, perché appunto si renderà conto che questo rapporto non è veramente così, diciamo, ecco, inossidabile, mettendo da parte questo suo bisogno di benessere materiale. Evidentemente qui prenderà il sopravvento sicuramente la noia, il desiderio fisico nei confronti di un'altra persona, il voler ricominciare da capo, perché il re di coppe è un uomo che ha voglia di amare, di ricominciare ad amare e soprattutto a godere da un punto di vista fisico, quindi stanco di doversi anche sacrificare per una donna che invece si sta divertendo parecchio con questo cavaliere di denari, d'accordo? Quindi ripeto e ribadisco il consiglio del paggio di denari: rimanete nei paraggi in contatto, perché sicuramente qui ne saprete veramente delle belle. Sicuramente le tempistiche, ripeto, di questa presa di posizione da parte di lui sono ovviamente un po' lunghe, ma molto chiare, quindi dettate dalla scoperta di un comportamento sicuramente non pulito da parte di lei, e ovviamente anche dal desiderio di vivere una vita anche eroticamente soddisfacente. Quindi lui è stanco e sarà sempre più stanco, quindi ne saprete delle belle. In caso voi siate l'altra donna, ugualmente ovviamente, perché per voi sarà sicuramente un'ottima notizia, d'accordo? Chiaramente, ragazzi, voglio sottolineare questo, che tra le motivazioni principali per cui lui ancora ad oggi è legato a questa donna non c'è una carta di coppe, quindi non è amore. L'unica carta di coppe che mi è ovviamente comparsa è il 4 di coppe, che parla di un rapporto
fisico totalmente inesistente, noia e comunque sempre il desiderio di cercare altro. La carta successiva al 4 di coppe è il 5 di coppe, che è la carta dell'amante, ok? Quindi lui ha anche sempre avuto bisogno, no? Anche di tradire lei, perché evidentemente tra di loro la sessualità è ridotta a zero e non si piacciono. 4 di coppe parla di chi non è più attratto l'uno dall'altra, d'accordo? Quindi sicuramente lui, stanco di doversi sacrificare inutilmente anche proprio per il benessere economico, evidentemente arriverà sicuramente ad un dunque, d'accordo? Quindi in caso siate voi l'altra donna, ovviamente, se vorrete, potrete tranquillamente continuare ad avere ovviamente rapporti con questa persona, perché appunto questa persona non vuole assolutamente interrompere i rapporti con voi, questo assolutamente. In caso voi siate, ecco, diciamo un'amica, un estraneo, anche semplicemente una collega curiosa, cercate di rimanere nei paraggi, perché qui potreste veramente, veramente saperne assolutamente delle belle. D'accordo? Ora io estrarrò altre 2 carte solo ed esclusivamente in caso voi siate l'amante o comunque l'altra donna che lui sta regolarmente frequentando, per cercare di capire anche meglio questo paggio di denari, quindi cerchiamo di capire il rapporto con voi. Quindi questa parte solo, ripeto, per chi è l'altra donna. Vediamo un po' con voi che atteggiamento, cosa accadrà. Allora, qui abbiamo 7 di spade, che è la carta del tradimento, ok? Del fare ovviamente le cose di nascosto, e qui abbiamo l'8 di spade. Quindi sicuramente a questo punto posso garantirvi che anche ovviamente per quanto concerne il vostro rapporto nascosto, rimarrà un rapporto nascosto ovviamente nell'immediato futuro, perché sapete che le spade, esattamente come i denari, rappresentano comunque tempistiche lunghe. 8 di spade è una carta che parla di rivelazioni super scottanti, di dichiarazioni scioccanti. Quindi questa persona vi racconterà qualcosa in riferimento al rapporto con questa donna che vi lascerà veramente di stucco, a bocca aperta. Ecco perché il consiglio del paggio. Quindi mi raccomando, prestate attenzione a tutto quello che quest'uomo vi racconterà, perché effettivamente, ragazzi, qui ne veramente scoprirete delle belle. Ripeto, il vostro rapporto continuerà, quindi non ci sono carte di chiusura, però ovviamente continuerà sempre di nascosto, almeno ovviamente nel prossimo futuro. Questo sì, perché qui appunto la decisione è una decisione a lungo termine, d'accordo? Quindi 7 di spade conferma questo, ma potreste veramente venire a conoscenza di veramente dettagli pazzeschi in riferimento al rapporto con questa donna. Quindi ragazze, mi raccomando, cercate di tenere bene aperte le orecchie, di captare da lui qualsiasi tipo di segnale, magari furbamente, cercando di portarlo a parlare, a confidarsi con voi, perché potreste veramente scoprirne di ogni. 8 di spade, le dichiarazioni scioccanti, i segreti rivelati, d'accordo? Quindi qui veramente questa coppia verrà fuori di tutto. Mamma mia, siamo partiti da una coppia che dava, guardate, proprio l'aspetto, no, di coppia inossidabile, pulita, per l'amor del cielo. Qui stiamo veramente scoprendo l'impossibile. Chiaramente ragazzi, allora questo 8 di spade, queste dichiarazioni potrebbero ovviamente derivare sicuramente da questi tradimenti, cioè lui potrebbe rivelarvi chiaramente anche questi tradimenti da parte di lei, o di averla già tradita magari prima di conoscere voi.
Questa è una supposizione però, perché comunque le dichiarazioni dell'otto di spade possono essere ovviamente svariate. Sicuramente sono due carte che parlano di disagio in lui, quindi sicuramente questa persona nei prossimi mesi non vi apparirà più così tranquilla e serena, ma vi apparirà una persona molto preoccupata, una persona spesso in tensione, una persona un po' nervosetta, l'otto di spade, a causa proprio, ecco, di queste scoperte. Occhio, perché l'otto di spade parla comunque anche di rapporti doppi, una carta ovviamente di grado ottavo, quindi rapporti doppi che potrebbero venire alla luce, quindi ahimè anche il vostro. Ragazze mie, state attente, in caso ovviamente voi non vogliate che qui ci sia uno scandalo, perché l'otto di spade è una carta che parla di scandalo, quindi prestate bene attenzione, perché sette di spade, otto di spade, lo scandalo su un rapporto nascosto, quindi o lui vi parlerà di un rapporto nascosto che ha lei, oppure prestate comunque attenzione anche al vostro, mi raccomando. Ok? In caso ovviamente voi non lo vogliate, in caso invece per voi sia la soluzione migliore, ok, sappiate che qui accadrà, quindi perfetto, quindi tutto comunque torna. Mamma mia, ne saprete ragazze però delle belle. Che scoop, questa è veramente una storia da telenovela, cioè incredibile. Ovviamente questo chiarisce anche quello che ho sempre sostenuto e che vedo costantemente con i miei occhi tutti i giorni. La gente finge, ragazzi, cioè quando si chiude la porta di casa, insomma, queste coppie così meravigliose ne combinano di ogni, ragazzi, ma insomma, quindi veramente io lo consiglio sempre anche a voi, mai credere a quello che si possa vedere sui social, dichiarazioni sui social, foto. La realtà, ragazzi, spesso è un'altra. Spesso è veramente un'altra. C'è sempre un teatro, no? Un teatrino che si va a recitare, ma poi quando cala il sipario, dietro il sipario c'è ben altro. Qui c'è veramente l'immensità in negativo. Mamma mia. Spero che non abbiano figli almeno, se non altro, perché qui la situazione è veramente brutta, Allora, dunque, ovviamente, ragazzi, questa stesa termina qui. Ripeto e ribadisco, ragazzi, come sempre, che queste sono stese interattive. Per chiunque voglia saperne di più è consigliabile il consulto privato con me e solo e soltanto con me. Quindi rispondo solo ed esclusivamente io, ci sono solo e soltanto io, perché mi è già stato chiesto più di una volta, ci sono io, rispondo io, sentirete la mia voce, quindi ci sono io, ovviamente, ok? Quindi basta contattarmi all'indirizzo che trovate a video, che io scrivo sempre a video, di solito nella parte alta, a volte nella parte bassa, insomma dove capita, dove ho spazio ovviamente, perché noi lo aggiungiamo dopo ovviamente aver registrato il video, quindi ok. E ovviamente anche in descrizione a video, quindi trovate il mio indirizzo email su cui scrivermi per prendere chiaramente appuntamento per un eventuale consulto in caso lo vogliate. In caso lo vogliate c'è la possibilità di abbonarsi al canale, cliccate su abbonati e ovviamente potrete gustarvi, godervi dei video riservati soltanto agli abbonati. Ce ne sono tantissimi perché ne ho già creati parecchi appunto per abbonati, sia a variante unica come in questo caso che anche a doppia, tripla anche variante, quindi per tutti i gusti, ce n'è per tutti. Dunque, questa stesa termina veramente qui. Allora, come sempre, ovviamente, per quanto concerne voi, mi raccomando, buona indagine. Mamma mia, buoni pettegolezzi, che quindi sentirete di ogni, quindi restate con le orecchie bene aperte. Cercate di indagare perché qui scoprirete di tutto e di più di questa falsa coppia, potrei definirla tranquillamente così. Come sempre, forza, coraggio, determinazione. Ovviamente buoni pettegolezzi, buone scoperte di qualcosa di particolarmente scabroso che andrà in qualche modo anche a soddisfare tutte le vostre curiosità, a parte questa stesa ovviamente, e come sempre un grande abbraccio, buon percorso karmico e a presto!